Prima velocissima considerazione, qualsiasi nazionale, dalla più celebrata, se vogliamo il Brasile, alla meno storica, Qatar, no? Sono comunque squadre organizzate, scusami amico mio, e che stanno bene, che stanno bene. E quindi 4 anni fa ritrovavamo un Qatar impresentabile e adesso comunque in qualche modo riesce anche a spuntare un pareggio all'ultimo minuto con la Svizzera. Lo stesso Haiti, è vero che la Scozia, non stiamo parlando comunque di una nazionale di primissimo livello, eh, però io mi aspettavo proprio più divario. Forse le mie aspettative erano sicuramente contorte. Eppure no, si gioca addirittura l'Australia che fa il colpaccio sulla Turchia, perché comunque sono squadre organizzate, si difendono, magari speculano, come si suol dire oggi, no? Però mm, vincono anche le partite così facendo, con una Turchia che ha tirato 30 volte e non è riuscita mai a essere davvero pericolosa. Il Brasile, onestamente, un po' così sono rimasto, allo stesso tempo, sono rimasto colpito da un primo tempo comunque forsennato del Marocco. Adesso ne parliamo, ci mettiamo con calma a tavolino e ne discutiamo. Prima, se volete, come al solito, spolliciate e iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Ci ritrovate anche su altre piattaforme. Stanotte in live abbiamo visto appunto Brasile-Marocco, per cui vi rimando anche ai profili sotto, iscrivetevi, dateci una mano se potete. Grazie, grazie, perché poi il vostro apporto davvero non manca mai. E oggi giornata comunque interessante perché c'è la Germania col Curaçao e Curaçao mi aspetto che qui ci sia davvero un netto divario. Vediamo, perché poi ribadisco, ormai non è così scontato. Allora, poi Olanda e Giappone, bellissima la 22. Ma oggi secondo me possiamo discutere, possiamo parlare, possiamo vedere partite, calcio. Vi sta piacendo questo? La prima domanda che vi faccio è se vi sta piacendo questo mondiale? Me lo scrivete, vi state, o sentite troppo l'assenza della nostra nazionale e di conseguenza quindi siete più distaccati? Ecco, fatemelo sapere. Da dove partiamo? Partiamo dal Brasile, sì, che l'abbiamo vista, però quattro cose voglio comunque dirla, qualche considerazione va fatta. È la prima partita e io mi ricordo soprattutto tante nazionali, magari alle prime gare, lo stesso Argentina che ai gironi, no? Non è che no, ha rischiato, mi pare, 4 anni fa. Poi io mangio e mi dimentico tutto, però mi pare proprio così. E quindi il Brasile l'ho visto molto indietro sotto proprio l'aspetto del gioco. Ho visto tanti errori tecnici a centrocampo proprio nell'uscita palla. Tanti errori. E nel primo tempo il Marocco proprio più svelto, proprio anche più tecnico. Anche proprio parlando di qualità tecnica, no? Di giocate. Basti pensare al gol. Il gol è di una bellezza esorbitante, ragazzi. Dove devo guardare? Qua la telecamera. È una bellezza esorbitante perché Brahim Diaz disegna quella verticale e la fa passare in mezzo a Gabriel e Marquinhos, non proprio due scolaretti, la fa passare in mezzo a loro due e Saibari ti fa il tocco sotto, veramente, veramente incredibile. E poi sono rimasto colpito anche dal ragazzino di 18 anni dell'Ille, ragazzi, Boadi, che comunque ha personalità da vendere. Quindi un Marocco che veramente nel primo tempo mi è sembrato proprio padrone del gioco, padrone della partita. Mi è sembrato veramente padrone della partita. Poi nel secondo invece praticamente non ha mai tirato. Proprio il secondo tempo è stata una partita, forse perché ha trovato anche delle misure Carlo Ancelotti, e quindi no, è riuscito un po' in qualche modo a- a- a schermare, no, la squadra avversaria. Però il secondo tempo è stato secondo me molto trascurabile. Più di lotta, più di, no, sì, di lotta appunto. Ma un secondo tempo quasi noioso, lo guardavamo in live e di occasioni ne abbiamo viste poco. Mezzo tiro di Rafinha, poi nel finale tiro da fuori forse Lainaui, mi pare, che Baker non riesce a bloccare. Quindi, però
poco. E per concludere il Brasile però ovviamente ha sempre giocatori che ti possono tirare fuori dal cilindro la giocata, perché Vinicius che fa il gol alla Vinicius, cioè che da lì quando è sempre vicino alla linea di fondo in qualche modo si riaccentra e ti fa partire il cannone col destro e non la prendi mai. E quindi questo può fare la differenza più avanti, magari per la squadra di Ancelotti. Ripeto, ho visto troppi però errori tecnici a centrocampo da Guimaraes a compagnia cantante. Stesso Paquetá che ha fatto una semivolée, però non è che mi abbia lasciato qualcosa. Vediamo, sono le prime partite. Certo è che comunque contro un Marocco che ho visto ieri, comunque non perdi, già io non è che tendo a vederlo così negativo, così vuoto il bicchiere, ecco. E chi certamente deve vederlo vuoto è Vincenzo Montella e la sua Turchia. Ragazzi miei, hanno, lo dicevo prima, la statistica dice 30 tiri, però poche davvero reali chance. Gentilmente possiamo fare meno casino? Porta, la porta! Silenzio, grazie. Scusate ragazzi, scusate. Quindi dovero 30 tiri, ma poco concretezza, poco indice di pericolosità. Tante situazioni, ma poi alla fine poca ciccia. Poca ciccia. Quella che invece ci ha messo l'Australia. Il gol che arriva proprio da un'azione della Turchia che poi va a concludere con Arda Güler. Ehm, e dall'altra parte un contropiede micidiale, perfetto. È incredibile la giocata me lo sono segnato perché io mi dimentico subito. Iran Kunda, ragazzi, mi è proprio piaciuto perché prima va, sguscia e poi controllo orientato a saltare l'avversario. Si allunga non si allunga la palla, proprio col controllo va via l'avversario, si allunga la palla e praticamente argina l'avversario. È una roba incredibile. Ha fatto veramente un bel gol. Poi nel secondo tempo, a proposito di concretezza, tiro da fuori, no? Preciso, dentro. È vero che la Turchia ha preso anche dei pali, cioè la Turchia ha avuto delle occasioni. Però se non la butti dentro, ragazzi, questo può succedere. Non ho capito se Ildiz non stesse bene o meno perché non è partito, no? Non l'abbiamo visto. E quindi attenzione perché poi Montella secondo me è una signora nazionale per cui ovviamente deve adesso mettere una pezza, però quello che provo a dire anche ieri in live e che continuo a pensare adesso e che riproporrò come un mantra è che il fatto di aver allargato questo mondiale poi ai sedicesimi veramente devi fare disastri per non arrivarci, perché veramente si qualificano quasi tutte anche le terze, le migliori terze. Delle migliori terze, se non sbaglio, 8 su 12, giusto? E quindi ragazzi, no, devi fare veramente i disastri. Vediamo un pochettino. Però nel gruppo c'è USA e gli USA in qualche modo devono passare. Secondo me no, ha fatto anche una buona gara. C'è il Paraguay. Vediamo appunto. Non mi pronuncio molto sulla Svizzera e Qatar, che ho visto così un po' a spizziche e bocconi. E sì, Haiti stanotte non ho proprio vista, onestamente mi sono rivisto gli highlights. Va bene, signori belli, fatemi sapere cosa invece ne pensate voi, vi aspetto sotto nei commenti, accaniti, mi raccomando, un grande abbraccio da Neschio.